Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di come è nata la lingua italiana che parliamo oggi. Nello specifico, oggi vedremo insieme un documento molto importante che è considerato l'atto di nascita della lingua italiana. Questo documento si chiama Placito Capuano o anche Placito di Capua. Si tratta di un documento del 960 d.C. che è estremamente importante perché testimonia per la prima volta la distinzione consapevole in un documento scritto tra il latino e la lingua volgare. Che cos'è la lingua volgare? Volgare viene dal latino vulgus, che significa del popolo. Però, prima di analizzare nel dettaglio questo documento, dobbiamo contestualizzarlo, sia linguisticamente che storicamente, perché altrimenti è difficile apprezzarne l'importanza. Per capire ho fatto questa linea temporale che va dal 1000 a.C., in cui siamo in era pre-romana, nell'età del ferro nello specifico, in cui la penisola è abitata dai popoli italici, per arrivare poi al 1000 d.C., anno in cui inizia il Basso Medioevo. Torniamo indietro all'anno 1000 a.C. Siamo in era pre-romana, ancora Roma non esiste, e vediamo da questa cartina che la penisola era abitata da tanti popoli italici. C'erano gli Etruschi, c'erano i Sardi, i Piceni, i Liguri, i Latini, i Veneti, i Sanniti, eccetera, eccetera. Ognuna di queste popolazioni era portatrice di cultura e di lingua, quindi questo è importante da ricordare. Nel 753 a.C., uno di questi popoli italici, i Latini nello specifico, anche se nel gruppo c'erano anche Sabini ed Etruschi nella fondazione di Roma, fondano appunto Roma. Quindi 753 a.C., data importante perché è la fondazione di Roma, il 21 aprile nello specifico. Non so se vi è mai capitato di essere a Roma il 21 aprile, perché ci sono sempre degli eventi per festeggiare il Natale di Roma, ovvero la fondazione della città di Roma. C'è un film molto interessante che vi voglio consigliare che si intitola Il primo re di Matteo Rovere del 2019, che racconta proprio la fondazione di Roma, e è un film un po' cruento, però è interessante questo film perché ci dà un'idea di come erano questi popoli italici. Perché è importante parlare della fondazione di Roma? Perché quando inizia la storia di Roma, inizia anche la storia della sua espansione. Ci sono 3 fasi della storia di Roma, c'è l'età regia, quella dei re di Roma, poi abbiamo l'età repubblicana ed è nell'età repubblicana che gli antichi romani conquistano tutta la penisola. E poi dal 27 a.C. al 476 d.C. è l'età imperiale, quindi l'impero romano. La lingua degli antichi romani era il latino e alla conquista di un territorio e di conseguenza di una popolazione seguiva anche l'imposizione della lingua latina. Fu implementata un'attenta politica linguistica che ruotava attorno alla concessione della cittadinanza romana, che era veicolata nella scuola, nella pubblica amministrazione, nell'esercito. Quindi il latino era la lingua dell'amministrazione, della scuola, dell'esercito, della legislazione, e quindi per certi versi la Repubblica prima e l'impero poi divennero linguisticamente uniformi. Possiamo supporre che le lingue delle popolazioni vinte siano state inglobate nel latino. Possiamo supporre che appunto le varie popolazioni continuassero ad usare nella loro vita quotidiana delle parole della loro lingua o che comunque le inserissero nel latino,
e che applicassero al latino delle abitudini di pronuncia della loro lingua. Quindi la pressione del latino dall'alto e le lingue locali, la loro resistenza più o meno nelle varie zone della Repubblica e poi dell'impero, portò nel tempo alla creazione di molte varietà di latino. Quindi possiamo dire che nelle varie zone dell'impero si parlavano diversi latini. Già in età imperiale si erano affermati dei mutamenti importanti nel latino parlato. Alcuni mutamenti importanti sono, per esempio, la caduta delle consonanti finali, per esempio panem diventa pane, il dimostrativo ille, usato in funzione anaforica, diventa un articolo che prima era assente, quindi ille rosa viene usato come noi useremmo oggi la rosa, quindi articolo più nome. C'è un indebolimento del sistema flessivo che si basa sui casi. Sappiamo che il latino è caratterizzato dai casi e quindi le forme declinate vengono sostituite da delle costruzioni con le preposizioni. E quindi con la perdita dei casi succede che l'ordine delle parole non è più libero e quindi si stabilizza l'ordine soggetto-verbo-oggetto. Per quanto riguarda poi la pronuncia, verso la fine dell'impero, quindi tra il IV e il V secolo, si passa dal sistema vocalico latino a quello italico, con 7 vocali. Che cosa significa 7 vocali? Significa A, E, I, O, U. Significa che la E e la O hanno 2 pronunce, una aperta e una chiusa. Quindi, anche se in tutta la zona dell'impero c'erano diversi latini, come abbiamo appena visto, possiamo comunque dire che c'era una sostanziale unità linguistica. Veniamo alla data del 476 d.C., che è la data in cui cadde l'impero romano d'Occidente. Quindi, con la caduta dell'impero romano d'Occidente, tutto il suo territorio si frantuma e con esso anche l'unità linguistica. Il 476 d.C. indica convenzionalmente l'inizio del Medioevo. Medioevo significa età di mezzo. Il Medioevo a sua volta si divide convenzionalmente in 2 periodi. L'Alto Medioevo, che va dal 476 d.C. al 1000 d.C., e il Basso Medioevo, che va dal 1000 d.C. al 1492, anno in cui finisce il Medioevo e inizia il Rinascimento, convenzionalmente. Oggi quindi ci soffermiamo sul periodo dell'Alto Medioevo. Allora, alla caduta dell'impero romano d'Occidente, nella penisola italiana, comincia un periodo di invasioni. Il periodo che segue alla caduta dell'impero romano d'Occidente è un periodo difficile sotto tutti i punti di vista. È anche un periodo di grande impoverimento culturale, perché gli scambi tra quelle che erano le varie zone dell'impero diminuiscono e di conseguenza le comunità dei parlanti rimangono isolate, senza scambi né stimoli linguistici. Comincia una forte semplificazione del latino e si assestano dei cambiamenti della lingua per difficoltà di pronuncia, per impossibilità di confronto con altri parlanti. I popoli germanici, a differenza degli antichi romani, non imponevano la loro lingua alle popolazioni vinte, facevano il contrario, adottavano la lingua locale, in cui inevitabilmente immettevano elementi della loro lingua. Quindi tutte le parole di origine germanica che usiamo oggi nella lingua italiana entrano nella lingua in questo periodo storico. Per porre rimedio al decadimento culturale, San Benedetto nel 534 d.C.
formula la sua famosa regola ora et labora e fece diventare i monasteri benedettini dei centri fondamentali della cultura nel Medioevo, perché gli amanuensi copiavano le grandi opere antiche e le salvavano dai saccheggi delle popolazioni germaniche. Queste invasioni sono anche famose come le invasioni barbariche. Quindi i monasteri diventano centri della cultura e quindi il latino rimane forte per influenza della Chiesa e tra l'altro il cristianesimo diventa il nuovo collante della penisola. Come vedete dalla linea temporale, il primo popolo germanico ad imporsi subito nel 493 d.C. è quello degli Ostrogoti, che forma il regno ostrogoto, che però finisce subito nel 553 perché Giustiniano, imperatore dell'impero bizantino, sconfigge gli Ostrogoti e riprende il controllo della penisola. Ma non dura tantissimo perché nel 569 arrivano i Longobardi che si espandono su tutta la penisola e riescono ad arrivare fino a Benevento. Però ovviamente nel sud rimaneva l'impero bizantino che riesce a resistere ai Longobardi, quindi i Longobardi si fermano poco prima. Però poi cosa succede? Arrivano i Franchi e quindi i Longobardi vengono sconfitti dai Franchi. E nel 754 viene fondato lo Stato della Chiesa che territorialmente divide un po' l'Italia in due e quindi i Longobardi, rimangono solamente con 3 principati nel centro-sud, quello di Capua, quello di Benevento e quello di Salerno. Nella parte centro-nord della penisola arrivarono appunto i Franchi, il cui re della dinastia dei Carolingi, Carlo Magno, venne incoronato imperatore del Sacro Romano Impero nell'800 d.C., il giorno di Natale, nella Basilica di San Pietro, da Papa Leone III. Le invasioni continuano perché arrivano i Saraceni dal Nord Africa e infatti i Saraceni iniziano la conquista della Sicilia nell'827 d.C. Ok. Dal punto di vista linguistico è molto importante un altro evento. Nell'813, infatti, con il concilio di Tours, dove tra l'altro ho passato un po' di tempo durante un soggiorno linguistico al liceo per imparare il francese, per fare immersione linguistica. Comunque, il concilio di Tours è molto importante dal punto di vista linguistico perché sancisce una presa di coscienza nella differenza tra il latino che veniva usato dalla Chiesa e la lingua parlata dal popolo. Di fatto, il problema era che i fedeli non capivano la messa in latino perché loro parlavano un'altra lingua. Ed è in questo momento che si accentua la differenza tra il latino e tutte le varietà di latino che venivano parlate in quello che era il territorio dell'impero romano. E queste lingue prendono delle strade un po' diverse perché Carlo Magno implementa delle regole ferree per far rispettare la grammatica del latino classico allo scritto. Ci fu una riforma della scrittura, viene introdotta la minuscola carolina che rese l'alfabeto latino bicamerale, quindi con lettere minuscole e lettere maiuscole, migliorando così la leggibilità, ma soprattutto standardizzando la grammatica e l'ortografia. Quindi il latino prende questa strada. Però chi parlava latino a quel tempo? I colti, le persone colte, che nella maggior parte dei casi corrispondevano al clero, mentre le persone del popolo parlavano quelli che noi possiamo in questo momento cominciare a chiamare volgari. Dal punto di vista linguistico, in questo momento storico, quindi siamo all'alba del 1000 d.C., c'è una situazione di diglossia latino volgare. Il latino è la lingua colta,
formale, prevalentemente scritta, ma anche parlata, usata però da pochi, no? Dai colti, che di conseguenza erano anche bilingui perché parlavano sia il latino sia il volgare. Mentre il volgare è la lingua popolare, la lingua bassa, considerata bassa, usata solo per parlare. Osserviamo un attimo questa cartina. Siamo intorno al 1000 d.C. e la penisola italiana è politicamente frammentata. Quindi c'è il Sacro Romano Impero nel centro-nord. I territori del Sacro Romano Impero del centro-nord sono suddivisi in Marche e Ducati e questo sarà molto molto importante per quello che succederà dopo il 1000. C'è lo Stato Pontificio al centro, mentre il sud è conteso tra Bisanzio e gli arabi e i longobardi e poi i normanni. Quindi è una situazione complessa. Però adesso noi dobbiamo tornare al 960 d.C. nel Principato Longobardo di Capua. Esiste ancora oggi Capua, quindi se andate a vedere la cartina, oggi Capua si trova in provincia di Caserta, quindi siamo nella regione Campania. Che cosa succede? Siamo nel mese di marzo del 960 d.C., è in corso una disputa per dei terreni. Sia l'abate di Montecassino che un ricco feudatario, Rodelgrimo di Aquino, rivendicano la proprietà di alcuni terreni perché nell'883, un po' prima, l'abbazia di Montecassino fu distrutta in seguito all'invasione dei Saraceni, cosa che costrinse i monaci benedettini a scappare. Quando poi tornarono, l'abate si accorse che alcuni territori erano stati occupati da un contadino che supponiamo fosse alle dipendenze del feudatario. Quindi l'abate e il feudatario vanno da un giudice e il giudice redige questo documento che noi oggi conosciamo come Placito Capuano oppure Placito di Capua. Placito significa sentenza, quindi il Placito di Capua è una sentenza. Nel documento compaiono due lingue, il latino e il volgare. Perché compare il volgare? Perché furono messe per iscritto le testimonianze di tre persone, di tre testimoni, che erano persone del popolo, quindi non parlavano latino, ma parlavano il volgare di quella zona, che era un volgare, possiamo dire, campano. Quindi per far sì che il documento fosse valido, le testimonianze dei tre popolani dovevano essere riportate come erano state pronunciate. Adesso analizziamo solamente una testimonianza in volgare. Cosa dice il testimone? Sao co che le terre, perché le fini que chi contene, 30 anni le possette parte sancti benedicti. Che significa? Significa so che quelle terre, per quei confini che qui descrive il documento, le possedette per 30 anni il monastero di San Benedetto. Queste testimonianze furono decisive a favore dell'abate di Montecassino perché si faceva riferimento all'antico principio dell'uso capione, secondo il quale chi gestiva un bene per più di 30 anni ne acquisiva automaticamente la proprietà. In questa formula si nota comunque una certa formularità del latino notarile, però traspare un tratto tipico dell'oralità di quel momento, cioè il costrutto marcato che le terre le possette parti sancti benedicti. E questa è la prima attestazione di un fenomeno che caratterizza l'italiano contemporaneo parlato, cioè la dislocazione a sinistra con ripresa pronominale. Perché l'ordine non marcato, che segue, cioè soggetto, verbo, oggetto, sarebbe il monastero di San Benedetto possedette quelle terre. E invece no, il testimone dice quelle terre
le possedette il monastero di San Benedetto. C'è uno spostamento dei costituenti della frase per enfasi, che è quello che noi in italiano facciamo sempre quando parliamo. È una cosa estremamente affascinante, perlomeno per me, e per questo motivo la prossima settimana faremo una lezione sulla dislocazione a sinistra con ripresa pronominale, perché è una caratteristica della lingua che parliamo oggi nella conversazione di tutti i giorni. Vi farò tanti esempi e vi accorgerete che quando ascoltate un film o una canzone sentite sempre questa costruzione e quindi vi si aprirà un mondo. Sarà un argomento un po' avanzato, sì, però secondo me è estremamente interessante per capire l'italiano parlato di oggi, l'italiano della conversazione informale. Ed è strabiliante, per me perlomeno, vedere questa costruzione in un documento scritto del 960 d.C. Questo documento, il Placito di Capua del 960 d.C., è considerato l'atto di nascita della lingua italiana perché è la prima attestazione scritta del riconoscimento della differenza tra il latino e il volgare. Quindi c'è una consapevolezza che il latino e il volgare sono due lingue diverse. E quindi nel momento in cui una lingua viene messa per iscritto, viene in qualche modo riconosciuta e quindi può iniziare il suo percorso di evoluzione. Quindi questo è il primo documento scritto per quanto riguarda l'area della penisola italiana in cui è evidente la necessità di distinguere il latino e il volgare di quella zona come due lingue autonome e distinte. Bene, ci fermiamo qui. Nella descrizione del video qui sotto troverete la bibliografia che ho usato per il video di oggi. Allora, io vi do appuntamento al prossimo episodio e niente, spero che questa nuova serie vi piaccia, che vi interessi. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo presto. Ciao! Nel prossimo episodio vedremo i primi testi scritti in diversi volgari della penisola, tra cui il primo fumetto scritto in volgare romano, quello che sarà il dialetto romanesco.